Le politiche di coesione sono la colla che tiene assieme l'Europa. Senza di esse il mercato interno non reggerebbe. 2 europei su 3 ne sono consapevoli. Out of three are aware. Participants to debate the present. Siamo qui per decidere le strategie future dell'Europa. Circa il 70% delle decisioni strategiche dell'Unione spettano a regioni e città, così come il 50% dei finanziamenti europei che arriva direttamente nei territori. 2.4. 2 milioni e mezzo di imprese hanno ricevuto sostegno. 640 distretti produttivi sono stati collegati a nuove reti smart di produzione dell'energia. Il progetto SAFE per l'energia sostenibile ha già investito in un anno 725 milioni di euro. Bentornati a EU Factor, il nostro appuntamento settimanale con le politiche europee. Siamo reduci dalla EU Week of Regions and Cities, la settimana europea delle regioni e delle città, nella quale, come ogni anno, si fa il punto sullo stato delle politiche di coesione, che sono in prevalenza regionali, come vi abbiamo più volte raccontato, ma anche sullo stato della percezione di queste politiche da parte dei cittadini europei. E da questo punto di vista, forse in piccola, minima parte, anche grazie al nostro lavoro, qualche segnale positivo si intravede. In realtà il nostro lavoro è parte di un progetto promosso proprio dalla Direzione Regionale Europea che riguarda tanti paesi che svolgono un attento lavoro di comunicazione sulle politiche europee. Andiamo a vedere allora il rapporto Ipsos sullo stato dell'Unione Europea che viene commissionato dal Comitato delle Regioni ogni anno. La prima slide che ci interessa, la slide Q4, chiede: sei consapevole dei fondi europei che vanno, in questo caso, al tuo territorio o alla tua regione, soprattutto quelli che sono stati versati negli ultimi 2 anni? Il 35% degli intervistati dice di sì, ed è un buon dato, ma il 43% dice di no, che non ne ha idea, e il 22% dice che non è del tutto sicuro. Si può lavorare da questo punto di vista. Parliamo invece del rapporto di consapevolezza sul piano di ripresa e resilienza, cosiddetto PNRR. Per quanto riguarda l'Italia, i dati possiamo definirli discreti, siamo a metà via. Sono pochissimi quelli che si dicono coinvolti pienamente nella partecipazione alle idee che poi verranno finanziate con i fondi europei, appena l'1%. Il 79% dice: non sono stato coinvolto, cioè il mio paese non mi ha chiesto cosa fare di quei fondi, però ne sono consapevole. Quindi buona comunicazione, poca partecipazione. L'Italia in questo senso ha la percentuale più alta di cittadini che dicono: so cos'è, so come funziona il PNRR, però non mi hanno chiesto niente a riguardo, ed è un aspetto su cui magari riflettere. E poi invece una slide più complessa che dice: qual è secondo te l'obiettivo chiave che l'Europa deve perseguire nel futuro? Il 42% dei cittadini europei dice che la priorità è mitigare l'impatto dei cambiamenti climatici, il 51% dice che è supportare la transizione green dell'economia, il 48% dice che l'Europa deve mitigare i costi energetici, avendo capito, oppure sostenendo per propria iniziativa, che sia un tema talmente grande da non poter essere affrontato da un singolo Stato membro, ma più a livello comunitario, cosa che potrebbe trovare in gran parte d'accordo i dirigenti europei che abbiamo appena sentito nell'introduzione di questa pillola e con i quali ci interfacciamo regolarmente. Ma ci sono anche cose che non vanno nell'Unione Europea, al di là di quelle censite in questo studio. Una di queste è il cosiddetto brain drain, letteralmente prosciugamento di cervelli. Si tratta del rischio che l'Europa corre di perdere 30 milioni di abitanti delle zone agricole e rurali entro il 2032, una prospettiva che l'Unione Europea prova a contrastare come tema prioritario. In realtà sono tanti i temi di cui l'Europa si occupa quotidianamente, dallo sviluppo economico al contrasto della povertà. Tante risorse di coesione fino al 2027 verranno investite lì. E a proposito di fondi di coesione, c'è una parte importante che riguarda le migrazioni, problema che vede l'Europa come ricettore prioritario dei grandi moti migratori dall'Africa. E poi un altro tema prioritario che coi fondi di coesione ha un rapporto in passato conflittuale e che adesso deve diventare virtuoso. Lo conosciamo molto bene, è il tema dei cambiamenti climatici e dei catastrofici eventi climatici che hanno caratterizzato anche il territorio da cui vi parliamo. L'Emilia-Romagna colpita duramente nel maggio del 2023 e menzionata esplicitamente da Vasco Cordeiro ed Elisa Ferreira nelle premesse della settimana delle regioni 2023. Vediamo le mappe. Questa è la mappa del dissesto idrogeologico e dell'alto rischio di alluvioni nel territorio europeo. L'Italia vede Piemonte e Lombardia
considerate ad altissimo rischio e un rischio medio-alto per quanto riguarda tutta la zona centro-occidentale del paese. Ci sono territori che rischiano ancora di più e territori che sono stati colpiti duramente. Vediamo la Slovenia, la Grecia, duramente colpite nel corso di quest'anno e a loro volta menzionate nelle premesse della settimana europea delle regioni. Il paradosso è che se noi cambiamo mappa e andiamo alla mappa invece dei territori in cui la siccità e le temperature estreme colpiscono maggiormente, ecco che ritroviamo ancora una volta gli stessi territori, in molti casi, che rischiano le alluvioni. Il paradosso è questa sorta di altalena, o eventi estremi raccolti in pochissimo tempo, o eventi estremamente rari, anche i minimi eventi meteorologici, le pioggerelline che potrebbero dare sollievo all'agricoltura, nello stesso anno ma in fasi diverse. È un tema molto importante che è stato sottolineato anche in una sorta di sondaggio condotto durante la plenaria alla settimana delle regioni. Ve lo mostriamo in queste immagini. La parola chiave da parte dei cittadini europei, la parola più temuta è climate change, le due parole più temute di questa particolare fase storica. Emergenze di fronte alle quali l'Unione Europea ha bisogno di strumenti nuovi. Da un lato vuole che venga pianificata meglio la prevenzione, l'Italia non lo ha fatto nel periodo di coesione precedente, 2014-2020. Molti soldi sono andati alla coesione sociale, troppo pochi alla prevenzione dei dissesti, che invece è centrale nel periodo 21-27, ma servono anche fondi straordinari per le risorse di solidarietà, quelle che sono intervenute anche in Emilia-Romagna nel maggio del 2023 dopo l'alluvione e tante volte in Italia. Un meccanismo complesso che verrà raddoppiato per entità economica previa approvazione del Parlamento europeo. Sentiamo Elisa Ferreni. Quando ci sono state situazioni di emergenza, se raggiungono un certo livello di gravità, disponiamo di un supporto di emergenza per stimolare gli investimenti verso il ripristino della situazione. A questo si aggiungono i fondi di emergenza immediata già erogati. C'è un periodo di 12 settimane per dare il tempo al paese colpito di calcolare i danni subiti e comunicarli alla Commissione europea. La Commissione analizza i dati ricevuti, poi la palla passa al Consiglio europeo e al Parlamento. È una decisione molto dettagliata da prendere, ma l'iter è quasi completo e a breve sapremo quanto denaro verrà erogato all'Emilia Romagna e anche quando. Permettetemi di sottolinearlo, purtroppo le catastrofi naturali si stanno moltiplicando, l'alluvione in Slovenia, gli incendi e poi l'alluvione in Grecia, e questo mi porta a sottolineare che questo fondo di solidarietà ormai non basta più. L'alto numero di calamità naturali lo rende scarso, già lo scorso anno abbiamo dovuto dividerlo tra tanti paesi. Abbiamo proposto al Consiglio europeo di ampliare il fondo di solidarietà e speriamo che a breve arrivi una risposta positiva. Bisogna correre, dunque il tempo è tiranno e lo stesso vale anche per noi, perché per questa settimana EU Factor termina qui.